Cristiano Luzzago ci apre nuovamente le porte del suo garage per raccontarci un'autentica icona inglese, l'Aston Martin DB6. Questo modello che esaminiamo oggi è una Aston Martin DB6. È l'ultimo modello prodotto dall'Aston Martin con il brevetto superleggera, che era in origine cominciato con le prime DB4 su licenza della carrozzeria Touring di Milano. DB sta per David Brown, che fu in questi anni il proprietario dell'Aston Martin e tutti i modelli da quando lui ha avuto il controllo della società hanno avuto questa denominazione, che poi è seguita negli anni a venire anche con i modelli di attuale produzione. Teniamo presente che si tratta di una vettura di 4 litri con 280 cavalli, 240 km/h, che consentiva sia l'uso sportivo della macchina ma anche il comfort di viaggio per chi avesse la necessità di sfruttare i posti posteriori invitando degli ospiti. Il modello ha la particolarità, come tutte le vetture costruite con brevetto superleggera, di essere costituito da una carrozzeria interamente in alluminio. Cosa significa? Che la pelle di questa vettura riveste un telaio di tubolari che sostengono tutta l'armatura della carrozzeria all'interno del vano motore, all'interno dei passaruota, all'interno della coda del tetto, che è un punto nevralgico di questa vettura, perché spesso quando si acquistano vetture di questo tipo si potrebbero trovare delle carrozzerie ancora integre esteriormente in quanto sono in alluminio, però avere i telaietti di supporto della scocca danneggiati e corrosi dalla ruggine perché sono in metallo, soprattutto nei punti di appoggio fra ferro ed alluminio, perché si costituiscono delle cariche elettrostatiche fra i due metalli che possono aumentare i processi di corrosione. Io sono un cultore delle vetture inglesi e quindi la guida destra per me è particolarmente gradita e ad altri potrebbe piacere meno, però sicuramente le rare vetture con la guida a sinistra possono avere valori di mercato superiori. Questa vettura veniva fornita con due tipi di trasmissioni, un cambio automatico Borger-Warner a 3 marce e un cambio ZF a 5 marce. Il 5 marce secondo me è la versione migliore di questo modello perché consente un uso più sportivo e dà il piacere della guida senza dover utilizzare il cambio automatico, che la rende sicuramente più confortevole ma meno sportiva. Addirittura veniva su opzione offerta anche con servosterzo. Il motore di questa vettura è un motore che ha un'architettura molto semplice, molto lineare e che, come tutte le cose semplici e lineari, è anche molto bello da vedere perché è un 6 cilindri in linea, è un'architettura con doppio albero a cami in testa, 3 carburatori SU, motore molto robusto che ha delle caratteristiche comunque di alta sportività e quindi quando deve essere revisionato è un motore che ha bisogno dell'apporto di specialisti, perché le tolleranze non sono quelle di altri motori, devono essere ad esempio le bronzine, avere delle tolleranze particolari, perché deve avere sempre una pressione di almeno 100 libbre anche a caldo, mentre altre vetture, motori di questo genere, viaggiano con pressioni anche notevolmente inferiori sulle bronzine, cioè quindi sui cuscinetti di albero e di biella, che possono essere anche di 60-80 libbre. L'interno è un interno, staccandoci un po' da quello che è l'aspetto più tecnico, è un interno molto confortevole, tutto in pelle Connolly e moquette in lana Wilton. Il volante è un classico volante di stile inglese in legno con rivetti chiodati che tengono in legno la struttura d'alluminio. Notare la particolarità
e la raffinatezza delle razze del volante, che invece di essere quelle tradizionalmente color alluminio sono di colore nero per evitare il riflesso. Quindi oltre che avere un aspetto molto più sportivo, hanno anche un aspetto molto funzionale, quindi la plancia non deve riflettere e distrarre il guidatore mentre sta guidando. È una macchina che per l'epoca comunque era dotata di serie di vetri elettrici, deflettori anteriori, un'ottima ventilazione determinata anche dai deflettori posteriori che producevano un efficace effetto Venturi, quindi estraendo l'aria calda dall'abitacolo. E devo dire che nonostante la mancanza dell'impianto di aria condizionata, le vetture di quest'epoca, che erano dotate di questi semplici accessori, consentivano un flusso d'aria inaspettato che le rendevano addirittura più confortevoli delle macchine moderne, perché oggi noi siamo costretti con un'automobile moderna a viaggiare anche a bassa velocità, ma con i finestrini chiusi, perché abbiamo delle turbolenze che ci impediscono di abbassarli e quindi siamo costretti ad usare l'aria condizionata. Altro particolare che è del tutto inusuale: questa vettura ha 2 tappi per il rifornimento di carburante, uno a destra e uno a sinistra. Non perché la vettura abbia 2 serbatoi, il serbatoio è unico, ma è così scomodo quando ci troviamo tante volte a sbagliare la pompa di rifornimento o a trovare occupata quella che ci serve, e qui invece nel modo più semplice hanno risolto 2 bocchettoni e uno ha sempre a disposizione la pompa del carburante giusta. Sono piccole inezie, ma che fanno capire il gusto e la passione e anche certe ricercatezze che le automobili inglesi hanno sempre avuto nella cura del dettaglio. L'ultima cosa di cui parliamo, ma non la meno importante, è il colore di questa vettura. Questo è l'Aston Green Metallic, che è il colore col quale è nata questa auto, e che è, secondo la mia opinione, il colore più rappresentativo dell'Aston Martin, della vettura inglese,